In questo canto ti scrivo, di nero canto cervella, di nero canto cervella. E poi, come tutti i ragazzini, a una certa età, dico io, dopo che finiscono, dopo che fanno la cresima, il papà ti dice la domenica: cosa fai? Vai in chiesa o vieni in vigna con me? Però non era una domanda quella, era un'imposizione, capito? Vieni in vigna con me. E quindi niente, dall'età di 12 anni, 13 anni inizi a dedicarti al vigneto con i tuoi genitori, giusto perché li devi aiutare, devi dare una mano in casa. Devi sapere che in Ioneri ci sono 130 produttori di vino. 130 produttori su 90 ettari su 650 abitanti, quindi puoi capire di che cosa si parla in un paese come Nionelli, no? E tutti coltivano le vigne e le allevano come se fossero dei bambini, capito? Quindi tutti gli alberelli conoscono tutte le varietà e cioè, ci tengono in una maniera assurda alle vigne, no? Il giorno di Sant'Andrea, che sarebbe il 30 di novembre, si fa questa giornata dove si assaggiano tutti i vini novelle, diciamo, dell'anno nuovo. E il giorno tutti portano questo vino, oppure si fa il giro delle cantine e si iniziano a assaggiare i vini e da lì iniziano le prime discussioni. Ma tu quella botte la dovevi dismettere, tu ti è rimasto il vino dolce, hai lavorato male, quindi iniziano le prime discussioni. Fino a febbraio-marzo, perché ogni sabato, ogni domenica, qui è occasione, magari quando si uccide il maiale, fare il giro delle cantine, quindi occasioni per discutere di vino ce ne sono sempre. E poi siamo arrivati, diciamo, al 2015-2016, dove comunque il paese è sempre più piccolo, i giovani vanno a studiare fuori, non c'è ricambio generazionale, le persone anziane iniziano a stare male, a abbandonare le vigne e il rischio era proprio quello di perdere, diciamo, questo patrimonio. Quindi siamo trovati tre amici in una cantina e abbiamo detto: ascoltate, perché non iniziamo a prendere in gestione delle vigne che stanno abbandonando e iniziamo a pensare di fare il vino del territorio. Questa è una vigna dove c'è prevalentemente Pascale, Monica, un po' di Cannonau, c'è un po' di Aleatico, Mafesseria, insomma ci sono circa 10-15 cultivar. Queste sono tutte piante di sughero, tutte sugherette. Il discorso era proprio quello di fare i tappi delle nostre bottiglie dal nostro sughero, quindi chilometro zero. Quando poi arriverai in cantina ti renderai conto perché nelle botti c'è scritto Francesca Licheri, perché c'è scritto Nennighedo, perché c'è scritto Murru, perché ogni botte, diciamo, in ogni botte c'è il vino di quella vigna, no? Un bell'alberello di 75 anni con 5 branche, 1, 2, 3, 4, 5 speroni. Quindi vedi anche dagli speroni solo 2 gemme a sperone e pochissima produzione. Questo è diciamo che è il nostro terreno, quindi in disfacimento granitico. No, stavo sentendo, si sentiva il profumo di cisto, dell'acido, no? Perché su questi terreni nasce tantissimo il cisto. Che lui è mio nipote, no, Ilario? Lui ha sempre vissuto fino all'età del diploma, diciamo, fino all'età di 19 anni a Genova. E poi si è catapultato nella nostra piccola realtà. E quindi niente, ho finito le scuole superiori e mi sono ritrovato davanti a un bivio. Ho detto, per scegliere un'università qualsiasi preferisco sempre una di indirizzo scientifico, quindi ho scelto viticoltura ed enologia. Poi ho avuto anche la fortuna di avere uno zio, diciamo, nel campo, quindi posso fare sia pratica che teoria. Alla fine la mia decisione è stata questa, di tornare qua in Sardegna. Però qui tu sei tornato anche per la qualità delle discoteche, della movida. No, movida no, proprio per quello. Sicuramente. C'era un Quanto bivio. difficile, C'era no? Milano, Roma e Parigi. La movida è tutto quel circolo che hai visto tu prima. È tutta lì la movida dei giovani. Piccolo baretto paesano. Purtroppo stanno al contrario, con lo spopolamento anche dei piccoli paesini dell'entroterra è veramente un movimento al contrario. Infatti tutti quanti quando mi dicevano: ma te da Genova sei venuto qua, sei uno scemo. Sono punti di vista. Per me è una fortuna essere qua, sincero. Il succo del discorso è che la fermentazione spontanea ti dà una complessità maggiore di aromi per via dei ceppi di lieviti all'interno del mosto. Perché alla fine, invece che far sviluppare un solo ceppo di lieviti selezionati all'interno del proprio mosto, si cerca di prediligere, diciamo, un complesso, una varietà di lieviti piuttosto che uno, e quindi ovviamente il risultato è differente. Infatti mi volevo riallacciare al suo discorso, no? Perché volevo dire proprio questo: generalmente quando uno inizia a fare vino, penso quasi il 90%,
la prima cosa che fanno individuano l'enologo e dicono seguiamo l'enologo, seguiamo un protocollo di vinificazione, siamo tranquilli, no? Noi abbiamo fatto praticamente il percorso inverso, perché prima quando facevamo il vino in casa abbiamo fatto tutte le prove, e poi alla fine mio padre non utilizzava niente, faceva un vinone, io invece facevo una ciofecca e dovevo distillarlo dopo, capito? Quindi diciamo che quel percorso mi è servito soprattutto per i vini bianchi per capire che forse devo fare il contrario. Questa è una vigna di 2 sorelle, 2 fratelli, uno sta a Roma, uno è morto e queste 2 sorelle, diciamo una è morta e una sola in vita. È una vigna bellissima, qui veniva fuori un vino eccezionale. Da questa vigna adesso è ormai andata. Si potrebbe anche riprendere qualcosa perché questo ceppo cioè questo tralcio è verde. Questa è una parte viva, una branca è viva. E questa, qui c'è qualcosa, vedi, c'è qualche segnale di vita, però il discorso delle fermentazioni spontanee, che voglio dire, no? Non è per fare, cioè non lo facciamo per fare i fighi o perché comunque adesso fa moda dire che fai i vini biologici o con fermentazioni spontanee, è proprio perché noi ci divertiamo nel fare il vino, no? La cosa bella è quella, a parte diciamo che poi prima o poi arriverà anche un reddito, però dico, la cosa bella è che ti diverti nel fare il vino, la cosa bella è che tu senti la particolarità di ogni singola vigna, le differenze di ogni singola vigna. Adesso quando noi faremo il taglio del canale, lì c'è da divertirsi, capito? C'è andare ad assaggiare 23 botti e tutte 23, poi ve le farò sentire dopo. In cantina saranno tutte, comunque il filo conduttore è sempre quello, però poi i sapori sono tutti completamente diversi. E la cosa divertente è proprio quella. I solfiti agnolini non vengono chiamati solfiti, ma viene chiamato medicina. Sì. Ok? Quindi quando parlano di un vino, ad esempio, fatto in cantina, secondo loro, è in un meghinao, cioè vino medicato. Capito? Quindi c'è proprio questa, sono idrorepellenti ai solfiti, dai. E c'è una vasca dove si andava a pigiare l'uva con i piedi e una vasca invece dove scolava il mosto e poi veniva raccolto e messo in delle botti e portato in paese, vedi? Veniva messa da dentro e poi generalmente i ragazzini scalzi andavano su questa vasca qui, che si chiama in sardo sull'acqua e gazzigae, cioè la vasca dove schiacciare, dai, dove pigiare, e pigiavano l'uva dentro questi sacchi di juta. Una domanda che io ho sempre fatto a mio padre è questa, ho detto, ma quanto lavoro ci voleva? Stupidamente questa domanda, perché poi sei un ragazzino curioso, no? Dico, facevate un sacco di lavoro in campagna, andare a pigiare l'uva, poi mettevate il mosto nella botte e poi portavate le vinacce da un'altra parte e poi quando venivate in paese mischiavate il mosto con le vinacce. Ma non è più semplice portare l'uva in paese e farlo direttamente in paese. Su quali recipienti? Non c'è un recipiente per portare le uve a Nionelli, capito? Quindi il discorso era questo, portavano solo il pigiato. No, ma la storia bella è che tutta questa cantina che adesso vedete l'ha fatta Samuel e altre 2 persone in meno di un anno? Sì. In meno di un anno. Mese. Noi facciamo tutta fermentazione a chicco intero, grappolo intero, quindi tutte queste vasche piccole sono proprio perché la conformazione dei vigneti qua sono tutti piccoli appezzamenti, quindi ogni appezzamento viene finificato separatamente. Che è poi quello che fai anche tu, Sì. in parte? No? In maniera più, diciamo, più piccola, dai. I ragazzi che lavorano qua non dicono che lavorano per Gabriele Moratti, dicono noi siamo dell'azienda avventuriana, noi siamo l'azienda. Abbiamo iniziato a fare delle prove, ovviamente Samuel dice no, adesso state facendo delle cavolate, noi proveremo, poi dopo alla fine di tutto questo magari ha ragione lui e gli diremo ha ragione, magari invece di questo viene fuori un modello ibrido e ne trae un vantaggio anche Samuel e così tante cose sono successe, no? L'architetto è Renzo Piano qua dentro. Sì, ma piano, ma molto piano però. Siamo in un ex panificio, quindi. No, ci sono un po' di tutti, dai. Permesso. Permesso. Buonasera. Buonasera. Lei è la signora che fa i prosciutti, vedi? Buonasera. Buonasera, piacere Pina. Sono Giulia. Quello tagli e non ti dà un risultato come deve essere.
Allora, questo pecorino è fatto praticamente a novembre del 2020. Se ti capita la giornata buona, che il latte è perfetto, va bene, altrimenti e vuoi fare le cose naturali, però ti prendi anche quello che ti dà poi la natura, capito? Qui venivamo da bambini a fumare di nascosto. Le prime pomiciate le abbiamo fatte qui. Allora, questa è una cantatina proprio improvvisata. Si vediamo di andare con Sara con una bella mamma, che è ladrona, quando mi di andare, mi la Thank you.